Finalmente il sole! Alleluia! Alleluia! Yuhu! Oggi sono un po' più felice anch'io perché nei giorni scorsi ero un po' giù di morale effettivamente con quel tempaccio che ci siamo trovati. Per cui adesso due passi. Ciao, siamo con i nostri amici Marco e Daniela e ci facciamo due passi con loro. Lungo le lagune Della Camarga. i fenicotteri della Camarga. Veicoli abitabili, divieto di sosta. È un po' difficile parcheggiare qua, è tutto allagato. Guardate un po'. Stupendo qui in questi sentieri fra la laguna delle Camarghe, pienissimo di fenicotteri e uccelli di ogni tipo, stupendo. I fenicotteri sono qua vicinissimi, guardateli qua. Giorno di Pasqua, Pasqua 2023. Siamo? E tu dove siamo? Camarga, tra i fenicotteri rosa, a San Maria della Mer in questo momento. Siamo camperizzati, Carletto, il camper perfetto e siamo pronti. Come vedete si può anche andare a cavallo. E poi dice a me che brontolo, mai sentito questi? Erano solo le femmine che parlavano, che i maschietti erano silenzi. Siamo partiti dal paese di San Maria della Mer, abbiamo fatto questa ciclabile, ora siamo arrivati qua sulla spiaggia. Ecco l'avvicinamento al faro della Gasciol. Allora, ci siamo fatti 13 km in bici da San Maria della Mer, lungo una bellissima ciclabile. Adesso siamo esattamente qui alla Gasciol.
Siamo arrivati all'Étang du Vaccaré. Questa è Le Mazette de Vaccaré, eccola qua. Allora Betty, com'è stata la giornata oggi? Positiva. Abbiamo fatto quanti? Circa 65 km. Bella, in mezzo alle lagune, tra i felicotteri rosa. Faticosa, Mauro, sei stanco? No. Oggi no? Oggi no. Domani? Può darsi. Buongiorno, già si chiacchiera Mauro stamattina. Si chiacchiera del più e del meno. E soprattutto di due cose fondamentali. Non so se si possono dire. Sì, il calcio. Ah, Il calcio si può dire, no? ok. E? E la seconda... Non l'ho detta, eh. Può dire questo. No, abbiamo parlato anche di una terza cosa. Alcol. Si va, si lascia il campeggio e ci si muove nuovamente. Le Saline Rosa. Di? Giron. Distese immense di sabbia in questa spiaggione accanto alle Salines de Giron. Stupendo. Qua ci sono delle spiagge che sono fantastiche. Peccato il tempo, il vento, ma perlomeno il sole c'è. Almeno quello. E dopo un bel giretto alle Salines de Giron, onde evitare di tornare a Arles e fare un giro molto lungo, andiamo a prendere il traghettino che attraversa il Rhône, il Bac de Barcarène. Eccolo. Andiamo a vedere il Bac de Barcarène, dove si prende. Sta sbarcando sull'altra sponda e arriverà qua. Questo è l'ingresso e questo è Le Petit Rhône, il fiume dalla parte verso Marsiglia, il Rhône lato ovest marsigliese. Partito, siamo sul traghetto. Questo vale come traghetto per tutti quelli che abbiamo preso quest'anno, oppure Betty mi dice possiamo che vale? farlo valere. Possiamo farlo valere. 3 minuti di traversata, 3 minuti. Arrivati, 10 euro camping car per 1 minuto e mezzo. Però è carina, divertente questo traghettino micro, ci risparmia almeno circa 90 km. Non è male.
sono a casa. Questa io Come a casa? Io questa la considero casa. Ci ho lavorato talmente tanto, ci ho vissuto talmente tanto tempo qua, che la considero casa. Ma non hai detto dove siamo? Nel golfo di Saint-Tropez. Qui siamo al villaggio provenzale di Gassin. Siamo in collina, ma qua sotto di noi c'è Saint-Tropez e il suo golfo. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, bellissima giornata oggi, sole splendido. E oramai siamo alle porte dell'Italia e presumo che oggi pomeriggio rientreremo dopo quasi 6 mesi in Italia. Quindi lasciamo questo bel villaggio provenzale che ha questa splendida vista. Qui uno scultore ha anche dedicato le sue opere du Creux al paese. Questo bellissimo villaggio provenzale ha una splendida vista sul golfo di Saint-Tropez e sulle colline intorno al golfo di Saint-Tropez, le montagne della Maure, il villaggio di Grimaud. E a questo punto, con finalmente l'arrivo della primavera, abbiamo passato un autunno caldo in Canarie, abbiamo trovato 20 giorni terribili tra Spagna e Francia al nostro rientro e finalmente forse la primavera è arrivata. Speriamo. Assieme al sorriso della mia Bettina. Ed eccoci in un luogo che conosciamo benissimo, ma che per diversi motivi non abbiamo mai filmato. E quindi, visto che stiamo rientrando in Italia dal nostro lungo viaggio, abbiamo deciso di passare di qui, dalla statale che corre lungo le rocce e il mare dell'Esterel, per farvelo vedere anche a voi. Guardate che spettacolo che è questo luogo tra San Raffaele e Cannes, poco oltre la Costa Azzurra, che è veramente eccezionale. A noi è sempre piaciuto da morire i colori che riesce a regalarci, soprattutto in giornate luminose come questa. Queste rocce sono di un colore rosso abbagliante. Il verde intenso della vegetazione e il blu smeraldino dell'acqua marina. Guardate che bello. Tante volte Abbiamo navigato al largo di queste rocce rosse bellissime. E qui è sempre bello comunque tornare. Sempre bello. qua durante la seconda guerra mondiale c'erano principalmente le forze italiane e il governo collaborazionista francese di Vichy. Poi dopo l'8 settembre, quando gli italiani sono usciti dalla guerra, hanno preso possesso in maniera un pochettino aggressiva le forze tedesche e gli alleati, quando hanno aggredito la Francia del Sud dopo lo sbarco in Normandia, hanno trovato qua, soprattutto nella zona dell'Esterel, moltissime postazioni sia antiaeree che antisbarco.
E una cosa anche molto molto importante, al largo di queste coste è stato ritrovato anche il relitto dell'aereo di Antoine de Saint-Exupéry. Vi ricordate il video dove nel golfo di Porto Conte in Sardegna andiamo a trovare il museo dedicato ad Antoine de Saint-Exupéry, che è stato il poeta, scrittore, aviatore che ha scritto Il Piccolo Principe, un libro che è passato all'epopea storica della letteratura mondiale. E quest'uomo, Antoine de Saint-Exupéry, è perito durante gli ultimi mesi di guerra, cadendo, essendo abbattuto con il suo aereo durante un volo di perlustrazione